Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per sfogliare insieme a voi un'altra rivista di carta modelli già pronti. Si tratta sempre della mia boutique e questa volta sfogliamo il mese di settembre del 1990. Allora, questa era la copertina, iniziamo subito a sfogliarla. Un po' di pubblicità che non fa mai male. Tra l'altro io questo libro, tra l'altro, ce l'ho. Un libro di fiori e piante, non so dove, ma ce l'ho. Questa era il sommario, poi la lettera del direttore, che al tempo era Bice Invernizzi. Andiamo avanti, storie di donne. Ragazzi, io non so più come fare con questa luce. Ah, e qui troviamo le novità dalle passerelle, e in questo caso vi voglio far notare, perché in un video precedente io vi avevo detto che spesso facevano delle collaborazioni queste riviste con i grandi stilisti, e questa ne è la prova. Infatti qui, come potete vedere, questo abito, ve lo faccio vedere un pochino più da vicino anche se in questa foto non è molto chiaro, questo era un abito di Fendi, e qui siamo, abbiamo detto, nel 1990, e infatti in un mio video precedente, adesso ve lo mostro, di gennaio 1991, questa era la copertina volante perché mi era arrivato così, troviamo lo stesso vestito, dello stesso vestito troviamo il cartamodello, ed era effettivamente lo stesso modello proposto da Fendi, che tra l'altro era uno dei miei abiti preferiti. Sapete che io nelle descrizioni metto sempre i miei abiti preferiti che ho trovato nelle riviste, cosa farei, e li descrivo un po' meglio di come li descrivo nei video, in quanto io non mi preparo nulla, vado tra virgolette a braccio, e quindi poi a volte non li descrivo benissimo. E sì, torniamo a noi. Sì, vi dicevo appunto che in questa rivista troviamo esattamente lo stesso modello, ma non è meno un modello proposto tantissimi anni prima, addirittura dell'anno prima. E guardate che bello che era, e era stato proposto, era stato lanciato sulle passerelle l'anno precedente. Adesso purtroppo in foto non è facile vederlo, ma perché la foto è un po' buia, ma però è lo stesso identico vestito. Bene, detto questo, continuiamo col video. Sempre le mie riprese da cameraman, che non so mai come gestire questo telefono. Bene, andiamo avanti, proseguiamo. Ripeto, queste erano le proposte che arrivavano dalle passerelle, dove c'erano i grandi stilisti. Ripeto sempre, per la maggior parte erano quasi tutti italiani: Rocco Barocco, Coveri, Fendi, ancora Rocco Barocco, Gianmarco Ferré, Sportmax, Laura Biagiotti e via dicendo, via discorrendo. Altre proposte sempre dalle passerelle. E questo appunto il primo abito che troviamo del cartamodello. In questo caso si tratta di un abito firmato da Gherardini. Ora io non me li ricordo tutti, forse l'ho sentito poco, non so chi sia. Comunque questo era l'abito firmato, proposto da Gherardini. Lo trovo anche carino nella sua semplicità, perché troviamo, è un abito dove su una delle due spalle viene applicata questa fusciacca, che poi gira intorno al collo e scende giù sulla parte davanti e viene tenuta ferma da un cinturone. Lo trovo interessante. Poi andiamo avanti. Questo era un tailleur, casacca e gonna a tubo. Qui invece troviamo un giaccone. Ditemi se le mie riprese fanno schifo e se avete qualche consiglio da darmi, perché io non so più come gestire queste riprese, in quanto continuo ad avere i riflessi dati dalla carta stampata e non riesco a capire come fare in modo che questa cosa non accada. Quindi abbiate pazienza, se avete qualche suggerimento da darmi è molto ben accetto. Intanto andiamo avanti. Poi nell'altra pagina, qui un altro tailleur, giacca a quadri con la gonna. Questo è il modello di copertina, eccolo qui. E troviamo appunto un completo dove c'è la giacca che è abbastanza lunga, scende sui fianchi, e poi ci sono i pantaloni. La giacca è carina perché è ben segnata in vita, non ha il revers, ha una bottonatura fino a sopra, mi piace come linea. Poi dall'altra parte un altro tailleur, in questo caso giacca a doppio petto con la gonna a tubo, e invece in questa pagina lo stesso completo è stato abbinato a un giaccone. Vedete, è sempre le solite spalle ampissime che a me non piacciono, però in quegli anni era così. Poi andiamo avanti, qui un altro completo,
giacca e gonna. In questo caso la gonna hanno fatto questa fascetta un pochino più alta con questo leggero gioco sul davanti, e un giaccone che ha un revers con delle pieghe sul collo. Qui invece un altro completo, troviamo la giacca e le bermuda in velluto rigato, molto interessante. Sì, poi voltiamo pagina. Ok, qui invece troviamo i due pezzi, quindi troviamo la maglia e il pantalone. Qui ecco dice in 4 taglie perché vi ricordate che purtroppo a quei tempi non sempre trovavamo tutte le taglie disponibili per ogni singolo modello, spesso mettevano purtroppo solo un paio di taglie e quindi era difficile poi trovare la propria taglia. Qui invece troviamo questa giacca che è stata bordata da del velluto tono su tono, e anche le pattine delle tasche sono sempre in velluto. Mi piace, mi piace. Poi andiamo avanti. Qui si tratta di gonne. Questa sembra una gonna un po' a tulipano, viene coperta dalla giacca quindi non si vede benissimo. Anche qui un'altra gonna, in questo caso dritta però a portafogli. Poi di là invece è carina, un'altra gonna a portafogli, tra l'altro a tulipano, portafogli perché appunto, ah no, forse la bottonatura davanti, e ha tutte queste pieghe sul davanti e anche le tasche. Poi in questa pagina troviamo questi bei pantaloni molto ampi che hanno delle plissettature sul davanti, anche queste le trovo interessanti. Tra l'altro sono anche corti, nel senso che sono sopra la caviglia, non sono lunghissimi, quindi li trovo un po' più sbarazzini. Qui invece è una gonna a piegoni con una fascia abbastanza alta. In questa pagina invece un'altra gonna a tubino a vita alta e con dietro uno spacco un po' arrotondato. Poi andiamo avanti, ecco qui troviamo le pagine staccate perché purtroppo, ripeto, avendo acquistato queste riviste, alcune le ho prese online e di conseguenza a volte non sei sicuro di quello che poi ti capiterà. In questa pagina troviamo una gonna a pantaloni che ha una baschina molto bassa dove poi inizia l'arricciatura. Adesso messa in questa maniera la modella sembra quasi una gonna, sembra anche carina, poi non so se effettivamente, non so, questa mi lascia un leggero dubbio. Qui troviamo un'altra gonna sempre arricciata con la baschina portata con la vita alta e indossata con un cinturone. Anche qui non mi fa impazzire, non è un modello che mi piace particolarmente. Voltiamo pagina. Qui è proposto un tailleur, giacca e gonna. La gonna, allora la giacca un po' simmetrica, guardate com'è carina, vediamo se riusciamo a... guardate com'è carina. Allora, ha la manica a kimono, quindi spalle ampissime. Poi troviamo questo revers che su davanti si chiude con questa fibbia e poi scende leggermente più lunga sul dietro. La trovo molto 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 interessante. Poi qui ci sono anche qui dei tagli, c'è un taglio anche qui sulla manica, lo trovo molto 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 interessante. Poi andiamo avanti, pagine volanti, voltiamo pagina. Di qui c'è un altro tailleur, gonna e mini gonna e giacca. E poi vediamo, aspettate, devo controllare perché ripeto, a volte succedeva, no, sono giuste, che ci sono le pagine volanti e quindi a volte una di queste pagine dove ci sono le foto delle modelle manchino, ma in questo caso invece ci sono tutti. Sì, e la particolarità di questa giacca è appunto che ha una manica un po' svasata, un po' a campana. Non sono in camera. Poi di qua invece troviamo una giacca sempre classica dove hanno applicato a contrasto dei bottoni, e anche la pattina della tasca l'hanno applicata di un altro colore e anche la parte del revers per dare un po' più di contrasto. Ah, comunque questo è un tailleur sempre giacchino e gonna. Poi andiamo avanti, qui dice, il titolo dice classico per piacere, troviamo sempre il mitico gilet che, come vi ho già detto in più video, il gilet è un capo che negli anni ritorna sempre, quindi se ce l'avete non buttatelo mai via perché prima o poi lo ritirerete fuori. E qui mi piace molto perché è un tessuto a pua molto grandi ed è abbinato con la gonna, e tra l'altro hanno fatto anche la cintura dello stesso tessuto della gonna. Qui invece un tailleur classicissimo con la tasca che è leggermente arrotondata sia qui che per quel che riguarda il taschino sopra, molto molto elegante perché è piuttosto sfiancata questa giacca.
E in questa pagina vedete lo stesso tailleur, però in una foto in bianco e nero. Vedete, qui si vede meglio che la cintura è stata fatta con lo stesso tessuto del completo. Poi voltiamo pagina. Questo sono sempre dei blazer taglio maschile, qui lo vediamo sulla modella, indossato con il gilet, perché in questo caso era proposta, la giacca era proposta insieme al gilet, e qui lo vediamo sulla modella. Poi cappottoni, questi sono proprio da uomo, cappottoni, questo addirittura non ha il revers, non mi piace. Nell'altra pagina un altro tailleur sempre con gilet, e qui invece la giacca con revers in velluto. Qui un altro tailleur con giacca senza collo, senza revers, e la sua gonna. Cose molto classiche, la manica a giro, e sono cose che però negli anni sfrutti sempre. Qui invece stile inglese, e troviamo la giacca a quadri abbinata ad un pantalone che però era sotto al ginocchio, questo pantalone. Invece qui troviamo la giacca, sì, soltanto la giacca in questo caso. Poi voltiamo pagina, sempre stile inglese, giacca con revers molto a punta e la parte in alto in velluto, un bellissimo gilet a quadri e il pantalone. Qui invece troviamo il gilet e il pantalone, anche in questo caso vedete scende sotto il ginocchio, non è lungo anche questo pantalone. Poi di là troviamo le istruzioni per quel che riguarda i modelli. Qui vediamo i vari modelli, i figurini, le istruzioni, i soliti tracciati dove non sai mai dove finirai, le cartine geografiche. Poi passiamo, superiamo questa parte, ritorniamo alla rivista. Qui pubblicità per i fili. Non riesco mai a fare un'inquadratura perfetta, non sono mai soddisfatta. Vediamo se migliora. No, eccoci qua, era un po' zoomata, va bene. Poi andiamo avanti. Stile una donna, uno stile una donna. Qui troviamo una giacca che è stata bordata con una passamaneria, credo sia uno sbieco. Qui invece troviamo giacca e longhette. Dall'altra parte troviamo un abito camicione che ha la bottonatura, no, credo che abbia una bottonatura solo fino in vita, manica arricciata sia sul polso che nel giro manica. Qui un altro vestito molto simile, qui è stato indossato con il cinturone. Nel complesso non mi dispiace, diciamo, a parte queste maniche che sapete che a me non piacciono assolutamente. Qui invece troviamo un altro completo, mi piace molto la fantasia, e qua ci sono 3 pezzi, quindi giacca, gilet e gonna longhette. Molto interessante, da portare anche separatamente secondo me. Poi qui troviamo la parte dedicata ai bambini, sempre quadri, perché ovviamente a ottobre si andava incontro all'autunno e poi l'inverno. Altri dettagli di stile, un po' di pubblicità che non fa mai male. Lo spazio reinventato, case con soppalco, alcuni consigli per come arredarlo, sistemarlo, ricami per chi ama le cose creative da applicare sul copriletto. Qui altri ricami, in questo caso si tratta dell'asciugamano, anche qui l'asciugamano. Poi vediamo che c'è, appunti, notizie, attualità, le cose che scadevano in settembre. E poi le ricettine, altre pubblicità. E poi il gioco delle basi, ti spiegavano come modificare magari la base. In questo caso si parla di una gonna e da una base come farla diventare così o così. Carina. Qui sempre le basi, corta, più lunga. La giacca asimmetrica, sì, ti spiegavano come modificare le basi, che è molto interessante. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine della rivista. Questa era la copertina. Io vi ringrazio per aver guardato fino adesso il mio video e vi ricordo che mi fa sempre molto piacere ricevere i vostri commenti. Anzi, in merito volevo ringraziare chi ha commentato il mio video precedente, dove mi hanno detto che mi è stato scritto che queste riviste sono un po' dei ricordi della loro infanzia con la mamma che si cuciva
mi hanno colpito molto questi messaggi e mi hanno fatto anche molto piacere, perché comunque si percepiva proprio l'emozione positiva di queste persone che mi hanno commentato, e ripeto, mi ha fatto davvero molto piacere. Bene, chiudo qui, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Se avete voglia lasciatemi un like e iscrivetevi. Ciao ciao, grazie!